perché essere precisi secondo me è proprio essere rispettosi, quindi io porto rispetto e vi avevo detto un orario e a quell'orario è stato. Veramente dovrebbe, cioè massimo faccio 5 minuti di ritardo, massimo proprio. O per cose gravi, ma quando dico una cosa, quella è di solito. Come state? Ecco, già iniziano ad arrivare questi effetti, e stavolta ho capito. E la prima diretta è stata un po' così, adesso cercherò anche di evitare qualche errore che TikTok altrimenti mi toglie la diretta. Allora, aspettiamo che sale un po'. Ah, state salendo in molti. Mamma mia, quanti ne siamo già? 8.000. Ho imparato anche a vedere dove si guarda il pubblico, gli spettatori, il numero. Ah, oggi è stata una bella giornata, un po' ve l'ho mostrata. L'elefantino. Poi farete tanti meme, lo so, su questa cosa di me che parlo e faccio discorsi, magari anche seri con questi effetti. Voglio rispondere a un po' di domande che mi avete fatto in AskZeodi, hashtag AskZeodi, sono andata a pescare un po' di domande e poi magari apriamo qualche pacco insieme perché mi sono arrivati altri pacchi oggi e li ho ritirati e magari vediamo di non fare errori perché l'altra volta ho avuto un sacco di segnalazioni e nulla, li apro senza usare nulla. Con le mani, li apro con le mani, capiamo un attimo. Eccoci, allora, iniziamo? Raga, iniziamo. Oggi ho fatto una bella coda. Sì, ragazzi, oggi ho visto qualcosa del PowerPoint, però lo voglio leggere con calma perché non ho avuto un momento tranquillo. Va letto con calma quel PowerPoint. Però qualcosa ho letto ed è molto interessante, anche perché sono cose che io non sapevo, ma proprio per nulla. Mi istruirà molto leggere quel PowerPoint e finirlo. Sì, lo leggerò bene. Che bello che mi scrivete in tutte le lingue, nei commenti, mi seguite da veramente un sacco di paesi, grazie. Allora, partiamo, siamo 11.000 persone, dai, partiamo. Allora, vediamo un po'. Allora, la prima. Zeudi, quale messaggio ti piacerebbe che le persone ricordassero ogni volta che pensano a te? Allora, innanzitutto io penso che quando le persone pensano a me, spero che pensino ad una ragazza che ha avuto sempre il coraggio di far prevalere i propri principi, i propri diritti e il proprio essere, anche quando magari tutti gli vanno contro, pensare se quella è la vostra idea e quello è il vostro pensiero, senza mai farvi influenzare da nessuno, plagiare da nessuno, senza mai che qualcuno abbia un ascendente, ecco, su di voi. Andate per la vostra strada, avete sempre un vostro obiettivo, perseguitelo e se avete un sogno, qualsiasi quest'ultimo sia, rendetevi felici. Ecco, quindi seguite i vostri principi e valori, quelli vi porteranno sicuramente alla vittoria della vita, perché vincere nella vita significa fare ciò che si vuole ed è anche un po' il mio concetto di libertà. Ecco, già inizio a fare magari discorsi più seri con... Adoro. E andiamo alla prossima.
Zeo di sposami. Ragazzi, in realtà sembra, non è tutto oro quello che luccica, ma sembra che magari anche io i miei difetti devo ammettere. Questa è una cosa, ci sta, quindi ci penserei 2 volte prima di sposare me, sinceramente. Ehm, Però ho anche tanti pregi, dai, almeno su questo, non ve lo devo ammettere. Allora, se un giorno, seconda domanda, se un giorno avrai figli e potessi fare in modo che i tuoi figli in futuro, allora un attimo solo, se un giorno avrai figli e potessi fare in modo che i tuoi futuri figli vivano un'esperienza che tu hai vissuto durante la tua crescita, cosa vorresti che vivessero? Allora, se dovessi avere dei figli e se dovessi far intraprendere un percorso, un'esperienza che ho già intrapreso io nella mia vita, sicuramente gli direi fare gavetta, quindi il sacrificio, capire innanzitutto che tutto ciò che si vuol guadagnare lo si deve fare con il sacrificio. Questa è la cosa più importante perché soltanto con il sudore si può comprendere. Anche se un domani io dovessi avere dei figli e dovessi anche avere la possibilità economica di comprare tante cose ai miei figli, io gli insegnerò sempre il valore del soldo e del sacrificio che c'è dietro a quei soldi, perché questo è fondamentale. Quindi ovviamente è importante fare dei figli quando c'è una stabilità affettiva e una stabilità economica. E quindi se dovessi fare dei figli sicuramente, ecco, mi aspetto di avere entrambe le cose. Però io credo anche che una volta che hai queste due cose bisogna far comprendere anche al figlio quanto sia importante il sacrificio che c'è dietro qualsiasi lavoro. Quindi la mia risposta è la medesima. Vado alla terza? Dopo questa apriamo un regalo. Poi leggo le prossime domande e vi rispondo. Allora, come descriveresti gli Zeudiners in 3 parole? Allora, le descriverei divertenti perché mi fate morire, pazze perché siete un po' pazze e amorevoli perché so che mi amate tantissimo e anch'io vi amo. Quindi questi saranno sicuramente sono i 3 aggettivi delle Zeudiners. Degli Zeudiners. Allora, apriamo un altro pacco, leggo un'altra domanda e rispondo. Decidete voi. Vediamo. Interagiamo un poco. Guarda come mi lecca in faccia questo cane. Pacco. Ok, allora, apro un pacco. Senza far vedere marchi o robe, raga, perché l'altra volta mi stavano segnalando la diretta. Allora. Abbiamo qualcosa di cioccolatoso, sicuramente metterò qualche chilo in questi giorni qui, Vediamo, apro. Ok. Che bello! Raga, ancora uovi di cioccolata, uovi di Pasqua. Grazie. A proposito, come avete trascorso questa Pasquetta? Siete stati bene? Che bello, raga, c'ho pure una rosa. È troppo dolce. Ma letteralmente dolce. Allora, il primo è andato. Grazie. Questo lo metto di qua. Allora, andiamo con le prossime. Ogni 3 domande allora apro un pacco, dai. Facciamo così. Qual è una convinzione che avevi su te stessa o sul mondo
che il Grande Fratello ti ha fatto cambiare. Allora, quale convinzione avevo su me stessa che il Grande Fratello mi ha fatto cambiare? Sicuramente la pazienza, raga, io non pensavo di avere tanta pazienza. Sono veramente molto paziente. Forse il segreto è stato proprio respirare e contare fino a 100, pensare cose belle e pensare che i problemi in realtà sono altri. Ci sono veramente persone che hanno problemi gravi, a volte ci fossilizziamo su sciocchezze durante la giornata e ci arrabbiamo per il nulla. Pensare che esistono persone che veramente soffrono e ci sono problemi gravi, e veramente poi diventano sciocchezze. Quindi ho imparato, non mi aspettavo di essere così paziente, ho imparato anche un po' questo, no? Dal Grande Fratello, dalle varie discussioni nei rapporti umani, ecco, come dico sempre. Sì, raga, sono molto paziente per fortuna. Mi è stato anche detto che non lo sono, ma non è vero, io penso di esserlo comunque. Come sei diventata una tatuatrice? Cosa ti ha motivata a intraprendere questa carriera e fai anche fotografia in qualche modo? Allora, sì ragazzi, io ho questi due hobby. Quando viaggio mi piace tanto scattare, ma anche le persone sconosciute, panorami, e quella è una mia passione, la fotografia, però quando viaggio ovviamente, quando ho la possibilità. Poi il tatuaggio è il mio amore, forse lo paragono un po' alla musica, no? Perché sono tutte forme d'arte, mi piace l'arte in tutte le sue sfumature, però il tatuaggio sono proprio innamorata. Mi è venuta da piccola, è da piccola che ho questa cosa qui. Quando ero piccola ricordo ancora che con la mia cuginetta facevamo i tatuaggi finti, queste robe così. Mi è sempre piaciuto disegnare e creare, mi piace tanto la creatività. Quindi quando poi ho finito il liceo, mi sono diplomata, ho detto perché non intraprendere questo percorso, però ho detto c'è l'università da fare, quindi ho scelto sociologia, già ve l'ho detto il motivo, perché comunque potevo tranquillamente entrare a psicologia perché avevo avuto il massimo dei voti che anche mi interessava tanto, però mi piaceva più la psicologia sociale, l'ambito sociale, comunque sono sempre stata un po' improntata verso più l'ambito sociologico, quindi ho scelto sociologia. Poi dall'altra parte volevo fare tatuaggio, solo che poi ho vinto Miss Italia, si sono create tante bellissime situazioni nella mia vita, sono salita su quel treno, sono arrivata fin qui e comunque prima di entrare al Grande Fratello ho fatto un corso che tuttora sto cercando di portare a termine e sicuramente a breve inizierò a tatuare tranquillamente, però ormai già ho la tecnica, già sono formata, manca veramente pochissimo, raga. E quindi per questo ho sempre amato tatuare. È bellissimo tatuare, ragazzi. Almeno per me, ovviamente. Allora, se potessi svegliarti parlando fluentemente 3 lingue, oltre all'italiano, quali sceglieresti? L'inglese, sicuramente perché è lingua internazionale, quindi inglese. Spagnolo, tra l'altro ho anche vissuto io per un po' nelle Canarie, e poi portoghese, così posso comunicare finalmente con gran parte del mio fandom, che poi il portoghese è anche molto 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 simpatica come lingua, mi piace tanto, molto anche con la musica si associa bene il portoghese. Infatti ho riscoperto molte musiche brasiliane pazzesche che sto iniziando a sentire. Allora, in che genere cinematografico ti piacerebbe recitare? Preferisci il cinema italiano o ti piacerebbe espanderti in altri paesi? Bella domanda. Allora, ambito cinematografico. Ma in realtà a me piacerebbe recitare in generale. Ovviamente soltanto intraprendendo questo percorso di studi e di carriera posso comprendere poi dove specializzarmi, in quale genere nello specifico. Però per il momento mi vedo molto in qualcosa, non lo so, di simpatico, a volte anche drammatico, dipende dalle proposte comunque che ci sono di provini.
mi adatto facilmente, mettiamola così. Poi, ovviamente ragazzi, ancora devo iniziare in Italia, figuriamoci se posso pensare in altri paesi. Piano piano, capiamo un attimo se riesco a imparare un qualcosa per poi intraprendere un percorso in futuro e capire se ho la possibilità, se dovessi poi avere la possibilità di fare qualcosa di cinematografico in Italia, magari, sarebbe un sogno. Sicuramente dobbiamo sistemare questa dizione perché ho una lingua veramente ho un dialetto troppo accentuato nel mio parlare. Si sente il napoletano, è bellissimo, però devo cercare di limitarlo per lavorare nell'ambito cinematografico. E che mi state scrivendo? Vediamo un po'. Raga, la mia attrice preferita è Angelina Jolie. Ovviamente. Io innamorata di Angelina Jolie. Allora, dobbiamo aprire un pacco, mi sa? Sì, dobbiamo aprire un pacco. Sì, pacco. Vado, apriamo il pacco. Andiamo. La lì già l'avevo... Vediamo di aprire questo con... Già l'avevo scartato con il... Questo è facile, dai. Raga, non vi faccio vedere, ve le apro perché altrimenti sembra che sponsorizzo e non voglio. Quindi, però, profumatissime, vi dico solo questo. Raga, io non ho tatuaggi, no, e non me li farò perché non combaciano con la mia carriera dello spettacolo o magari un futuro cinema, magari. Quindi non combaciando evito per il momento, magari più in là. Copro. Guardate quanto sono carine. Mamma mia, sono profumatissime. A mamma piaceranno. Profumatissime. Grazie. Queste le mettiamo in salone. Che belle. Grazie. Ah, che bello. L'amore vince sempre, sì, raga. L'amore vince sempre. Ti amiamo quando parli napoletano, ma meno male, ragazze, perché veramente io a volte mi preoccupo che può sembrare antipatico, però cioè, io sono questa. Chi mi ama mi segue, com'è che si dice. Allora, andiamo avanti. Qual è la prima canzone che ti viene in mente in questo momento e perché? Raga, canzone perché? Canzone sì, perché adesso mi dovrei andare ad analizzare le parole, però mi viene in mente Avrai di Claudio Baglioni. Sì, Avrai di Claudio Baglioni, ma io amo Claudio Baglioni. Cos'è per te il successo? Raga, il successo è vincere nella vita e nei valori, quello è il vero successo. Quello è il vero successo. Capire che tu stessa in prima persona dici brava perché hai vinto con i valori e i principi rispettando te stessa prima di tutto. E poi capire anche che le altre persone hanno capito che hai fatto questo e quindi iniziano ad apprezzarti proprio per questo. Quello è il vero successo per me. Allora, quali piccole cose ti rendono davvero felice anche se possono sembrare insignificanti per gli altri? Ma in realtà non penso che siano insignificanti per gli altri, perché se tutti ci fermiamo a pensare che il tempo scorre e che dobbiamo goderci la vita, magari vedendo un tramonto, andare al mare, vedere un tramonto, bere una bibita fresca, respirare aria bella, pura. L'altro giorno infatti misi una storia che stavo al mare. Ero al mare lì, veramente una boccata d'aria fresca incredibile. La natura, le cose, le piccole cose, no? E la natura, capire, ritornare un po' cioè in contatto con la natura, quello è fondamentale per rilasciare le energie negative e prendere quelle positive, no? Importante questo.
E andiamo avanti. Che messaggio daresti a una giovane donna o ragazza che ti vede come un esempio, ma non si sente accettata per quello che è? Allora, innanzitutto, questo è un argomento molto delicato. Direi che è un momento sicuramente buio per tutte quelle ragazze che non si sentono accettate, che non riescono a far fuoriuscire, ecco, la propria essenza e il proprio essere. Però io dico sempre che alla fine del tunnel c'è una piccola luce, man mano, prima o poi la inizi già ad intravedere e poi la vedi totalmente. Bisogna darsi tempo, è la vita che funziona così, è un giro, è un cerchio in tutto e per tutto, quindi arriverà il momento bello e ci sarà il sereno, quindi vi devi aspettare la tempesta e devi credere, ovviamente, dovete credere in voi stessi, quella è la prima cosa, credere nella propria persona. Zero di Dickinson, ragazzi, sì, ma voi mi fate queste domande, è ovvio che io tendo ad essere un po' più profonda quando posso. E vi annoio? Ditemelo che così apro solo i pacchi. Allora, tra l'altro sono anche terminate. Fatemi qua qualche domanda, vediamo. Apriamo un pacco, dai. Apriamo un pacco. Scusate, ho fatto un po' di tosse. E poi dimentico che ci sono tutte queste persone in live. Allora, apriamo. Bigliettino. Enjoy your gift. Ok, grazie. Grazie, vediamo. Raga, tra poco faccio la libreria a casa, vi giuro, bellissimo. Grazie. Grazie. Raga, ho paura che dicano che faccio pubblicità, però. Libri. Che bello. Ma poi non piace aprire i libri nuovi e sentire l'odore. Che bello. Cosa ti manca di più della casa? Ah, raga, cosa mi manca di più della casa? Adesso vi rispondo. Grazie mille comunque perché ce ne sono altri. Sicuramente penso che non andrò in libreria per un bel po'. Ho tanto da leggere. Raga, i lesbodrammi. Questo parla dei lesbodrammi. Vabbè, adoro. Andiamo avanti. Allora, sei meravigliosa. Grazie. Cosa mi manca di più della casa? Mamma mia, ragazzi, scusate, a volte sono un po' d'ori, dimentico. Cosa mi manca di più della casa? Svegliarmi e fare colazione fuori al giardino. Sì, anche perché io di solito non faccio colazione nella mia vita in generale, è raro. Cosa sbagliata perché la colazione è il posto più importante, quindi... Però fare colazione lì era tanta roba, soprattutto quando c'era il sole, mi veniva proprio voglia di svegliarmi e alla prima musica, quando urlavano c'è il sole, ci alzavamo, correvamo tutti quanti in giardino. Ovviamente c'era la mia solita cosa che sapete che io sono un po' problematica, quando mi sveglio di prima mattina mi devo lavare la faccia, i denti, devo andare in bagno con calma, poi dopo aver fatto tutte le mie cose mi puoi dare il buongiorno e possiamo parlare. Io sono un po' così, però una volta che mi sono lavata e tutto, e poi sono troppo carina, dolce. Sono un po' dolce, dai. Apriamo un altro pacco? Quindi questa era la cosa più bella della casa che mi manca, forse. Questi pacchi sono belli perché sono... Raga. Un altro libro. Raga, veramente ho la libreria a casa.
Ragazzi, sto leggendo comunque, per questo ci sono dei silenzi. Però che bello, adesso... allora, non c'è il nome, però è una fan della Croazia che mi ha dato questo libro e ha scritto col traduttore perché l'ha scritto al maschile, però poi c'è scritto una fan, quindi se lo leggo. Non sono brava con le parole, quindi non parlerò molto. Vabbè, voleva dire scrivere forse. Ma sappi che sei una delle persone più in gamba, dolce e gentili che abbia mai avuto l'onore di seguire. C'è così tanto che posso imparare da te. Grazie, non si finisce mai di imparare da qualsiasi persona, dal bambino più piccolo alla persona più grande, anche se ho qualche anno in più. Grazie, infatti, non si finisce mai di imparare. Che bello il libro! Raga, che bello. Questa cosa del ciuffo. Grazie. Già oggi, cioè, raga, guardate, che figo. Oggi mi sono arrivati 4 libri. C'ho un po' di tosse oggi. Allora. Raga, sì. Comunque, io ho fatto questa live per dirvi che ci sono delle novità. Ovviamente non ve ne parlerò adesso, ma ancora più in là, però stiamo lavorando perché stiamo creando delle cose molto 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 belle. E sicuramente sono 2 belle notizie che usciranno, spero il prima possibile. Quindi vi piacerà, ne sono sicura. Hai intenzione? Mi scendono i messaggi. Raga, comunque l'ho fatta la foto con la maglia del Brasile, la devo pubblicare. Ma l'ho fatta. Devo andare in palestra, raga, lo so. Mamma mia, ragazzi, devo andare in palestra, devo riprendere. Sono una pappamolle. Veramente riprendo. Tra l'altro mi sono sentita con Anto, mi deve allenare. Dopo infatti le scrivo e ci dobbiamo organizzare. Io veramente devo capire. Però devo far crescere questo muscoletto piccolo. Tutto le gambe, devo allenare molto le gambe. Zero di che stili tatui vorrei che mi tatuassi. Ragazzi, io mi sto specializzando in fine line e soprattutto realistico. E faccio entrambi. Anche se io adoro follemente il realistico, però quello ci vuole ancora un po' di pratica in più, però è figo. Adesso devo continuare questo qui, che l'ho lasciato prima di entrare in casa, sto continuando questa Madonna, questo è realistico. Devo continuare questo. Appena un po' di tempo magari vi faccio vedere mentre tatuo. Certo, Zezé, mi potete chiamare Zezé. Raga, tutti da quando sono piccola mi chiamano Zezé. Allora cerco di individuare qualche domanda perché siete troppo belle, mi fate complimenti. Oh, una giraffa, aspettate. Che carina. When can people start? Ragazze, sì. Quando possono le persone iniziare a prendere appuntamenti? Sì. A breve, allora, fa parte di una delle novità, poi vi dirò. Poi vi dirò.
Zero di saluti per favore le lasagners, il tuo fan. Ragazzi, saluto tutti i miei fandom in generale, così nessuno si sente escluso perché siete tutti grandiosi. Ovviamente, raga, cerchiamo sempre di moderarci quando magari ci sono situazioni delicate e cerchiamo di praticare l'indifferenza e di non giudicare terzi soltanto perché, ecco, diciamo è blu, è meglio evitare proprio di commentare. E vi chiedo soltanto questo per i fandom, e poi tutto il resto siete perfette, vi adoro, però cerchiamo di praticare l'indifferenza e di non dare spazio per farci criticare inutilmente, insomma. Anche perché voi siete il mio specchio, quando criticano voi, di conseguenza lo fanno su di me. Quindi se siete miei fan ricordate questo. E nulla. Ragazzi, la matita labbra, adesso ve la faccio vedere. Quella che uso, che me la chiedete spesso. Un attimo. C'è ancora la roba del Grande Fratello, è piccolissima, la devo andare a ricomprare. Che si è tolta la. Si è tolta la. Tolgono le marche quando. Il Grande Fratello. Non so se si può fare qua, però comunque. Si è tolta proprio. Comunque, ve la dico. Se non sbaglio, Wycon. Non vi so dire neanche il numero, però. Perché si è cancellato, forse. È troppo piccola. Poi magari ve la metto nella camera. Ricordatemela questa cosa. Ve la scrivo nella camera, il broadcast su Luigi. E poi un rossetto di Virgo, questo qui, che ho preso dal Grande Fratello. Zezé, aspetta, Zezé, perché non dormi con un cuscino? Allora, ragazzi, voi dovete sapere una cosa. Io ho due cose particolari. Quando devo dormire, una cosa al Grande Fratello non la potevo fare, ovvero mettere rumori bianchi. Io sono fissata con i rumori bianchi, tipo la pioggia, aerosol, questi fatti qua. E i rumori bianchi, il phon, li adoro. E quindi lì non li potevo mettere, sentivo altro, ovviamente, cioè sentivo altre robe, purtroppo, però tutto a posto. L'importante, cioè, sono riuscita a resistere e comunque a dormire. E per quanto riguarda i cuscini, io ne avevo 4, ma in realtà io non ne usavo neanche uno, perché tendenzialmente li mettevo per coprirmi il viso e non svegliarmi con la bocca aperta, con le telecamere che mi puntavano ovviamente. Evitavo questo. Ma io anche qui ho 2 cuscini, ma io ne uso, cioè neanche uno ne uso. Io dormo, cioè, senza cuscino, mi piace di più, non ho capito il perché. Non so se fa male alla postura sta roba, però. Raga, sì, ho anche fan arabi, da tutto il mondo. Il tuo modo di dormire è curioso ma carino, lo so, raga, è un po' curioso. Lo so, lo so, lo so. Raga, ma poi che carini siete stati, avete regalato una pallina al mio cane. Che dolci. È tutto che si illumina. Grazie. Annie ha apprezzato tanto. E infatti sta giocando solo con quella pallina. Ha lasciato tutti i giochi e gioca solo con quella pallina. Devi salutami perché è il mio compleanno. Buon compleanno, Laura. Ciao. Hai intenzioni? Sempre in Italia oppure. Oddio, è sceso il messaggio. Oppure, raga.
Tendenzialmente per il momento sì, resterò in Italia comunque. Oh, ci manca vederti ogni giorno. Raga, lo so, però sto cercando di fare il possibile anche nella mia boomeraggine, se si può dire così, nel mio essere boomer. Sto cercando di fare il possibile per accontentarvi. Sei. Sei. Raga, sì, certo che mi piacerebbe fare un viaggio umanitario, ovvio. Certo, una volta che ho raggiunto la mia stabilità in generale, penso che ne farò un bel po'. Se potessi dire qualcosa a te stesso più giovane, cosa diresti? Gli darei due pacche forti sulla spalla e direi, Zewdi, non ti preoccupare, continua, continua così, non ti fermare e persegui in questo modo qui col sacrificio, perché ragazzi, tanti pensano che sia semplice in generale, soprattutto magari chi non ha seguito bene il Grande Fratello, non mi ha vista durante tutto il mio percorso, però io ho una storia un po' piena di sacrifici, mettiamola così. E ne voglio fare tanti altri perché so che il sacrificio ripaga sempre e quindi sicuramente sarà così. Ed è il sacrificio il segreto di tutto, ma in tutti i lavori più ti sacrifichi e più ottieni risultati. Anche se non subito, a lungo termine li ottieni. Quindi questo direi alla me giovane. Sacrificati, direi questo. Poi un giorno vedrai, raccogli tutto ciò che hai seminato. Il tuo nome ha qualche significato. Ragazzi, sì, vi racconto questa cosa. Mi sposto un poco perché effettivamente sto sempre così. Il mio nome ha un significato. Praticamente, no. Allora, Zeudi deriva da Zeudi Araya. Mi hanno messo questo nome ispirandosi a questa attrice bellissima, meravigliosa, e mi hanno chiamata Zeudi. Quando ho vinto Miss Italia, io ho ricordato che quando ho vinto Miss Italia, io mi sono andata a informare perché mi chiedevano, scusami, ma questo tuo nome cosa significa? I giornalisti mi dicevano questo, ovviamente. Io dicevo, guarda, perdonami, ma non lo so. E quando mi sono poi andata ad informare, perché questa domanda era sempre più recente, cioè me la facevano spesso, e a un certo punto ho detto, no, guardate, in realtà sono andata ad informarmi e questo nome cosa significa? Significa corona imperiale e bellezza. Io, dopo che ho vinto Miss Italia, ho capito che questo mio nome significa corona imperiale e bellezza e i miei genitori, cioè, quando mi hanno chiamata Zeudi, cioè, si sono fatti un calcolo evidentemente, perché alla fine sono riuscita a vincere Miss Italia e soltanto dopo aver vinto Miss Italia mi sono resa conto che il mio nome significasse poi corona imperiale e bellezza. Quindi era un po' già scritto, no? Ed è stata anche quella un'esperienza assurda. Vediamo, apriamo altri pacchi, poi io dimentico perché mi affeziono e ci sono altri pacchi. Bigliettino. Sei speciale, non cambiare mai, Zezé. Ecco, grazie. Mm.
Grazie. Non vi ho letto il resto perché non lo posso leggere, c'erano informazioni. Allora. Tanti complimenti alla tua mamma per aver fatto una figlia così meravigliosa. Mamma apprezza. Raga, che bella! Una rosa blu. Che c'è proprio una canzone che fa una rosa blu sulla pelle. Bella. Mi ricordi Londra? Grazie. Raga, colgo anche l'occasione per dirvi grazie di tutti quei fiori che mi state mandando, sono tantissimi. Grazie mille. Apriamo l'ultimo, raga. Sì, l'ultimo regalo. Raga, il blu. Rispondiamo con la rosa blu. Esatto, è blu. Abbiamo un regalo. Saluti dalla Spagna. Ciao! Raga, questa è una marca, però vi faccio vedere cosa mi hanno regalato. Allora, una candela, anche questa profumatissima, troppo bella, bellissima, e poi un profumo. Grazie, questo lo sento. Voi non potete, ma io sì. Bellissimo. Grazie. E poi raga c'è anche il campioncino piccolo, mini. A me piacciono le cose mini. Non lo so perché. C'ho questa cosa che mi piacciono le cose mini. Minion. Mi manca vederti con gli occhiali, ti amo, raga, io li porto spesso, soltanto che adesso non li metto perché pure, cioè, anche fuori casa, quando ho la possibilità di mettere più lenti a contatto, perché vi spiego, lì le lenti a contatto io le avevo prese, ma avevo preso un quantitativo pensando di non restare per tutti questi mesi, poi non sapevo come farmene arrivare altre, comunque era difficile farsi entrare la roba da fuori. Quindi cercavo di... Poi comunque fa male se mettersi sempre le lenti a contatto, quindi io ho optato per gli occhiali, poi io amo gli occhiali da sole. Poi anche le luci che c'erano erano fastidiose, dopo un poco l'occhio andava un po' coperto. Aveva bisogno di Joe per un po' di musica di sottofondo. Raga, stavolta ho detto guarda, devo fare la diretta. Hanno apprezzato, secondo me hanno giocato, stavolta secondo me è meglio che eviti di suonare perché altrimenti iniziano a tartassare. Cosa ho fatto? Scusatemi. Ok. Raga, che bello, grazie.
ci mostrerai inviato più spesso zenzè e lumini nelle nostre giornate. Grazie! Mua. Voi illuminate le mie, raga. Mi date tanto amore. Zeo, di te come andavi a scuola? Allora, non volevo fare la battuta squallida con la metropolitana, però mi svegliavo alle 5:30 del mattino per andare a prendere la metropolitana e arrivare alle 8 a scuola già stressata, però evito di fare questa battuta. Allora, andavo bene, per fortuna sì. Sì, ho preso 10 alle medie e 100 alla maturità, ma non è il voto che conta comunque. Andavo bene perché è il percorso che ho fatto, che è stato bello, non il voto che ho preso, perché credetemi, quello non... Il voto è cioè, è un numero, quello che fai che conta, sempre quello, raga. Quindi, cioè, non dimenatevi per prendere voti alti soltanto per dimostrare qualcosa a qualcuno. Voi sapete bene le vostre capacità quali sono, quindi ci sono persone che ci tengono proprio, che fissate su queste cose che ho incontrato lungo il mio percorso di studi, ma cioè raga, scialla con calma. Sì, ognuno ha i suoi tempi e ognuno... Però andavo bene, sì, ma ognuno di noi quando si impegna va bene in tutto. Serve soltanto tanto impegno, costanza, dedizione, voglia. Ecco, la volontà, quella è importante. Il Brasile ti ama. Anch'io amo il Brasile. Ah. Qual è il tuo film LGBTQ preferito? Ne ho visti un po', raga. Forse il più romantico sono che me l'avete fatto ricordare voi in questi giorni, che poi non è neanche un film, secondo me è una serie, perché poi io confondo a volte. È Dickinson, quella serie lì, no? Emily Dickinson. Quello è figo. Però ce ne sono tanti LGBTQ anche sui diritti che ho visto, soltanto che non ricordo i nomi. Poi a volte facevamo questa cosa a scuola, con la scuola che una volta al mese andavamo a vedere, o mi ricordo ogni 2 mesi andavamo a vedere un film e vedevamo tanti film interessanti perché il cinema faceva questa associazione con la scuola e sui vari diritti che abbiamo raggiunto lungo il percorso, lungo il corso della storia, ma di qualsiasi natura, diritti di qualsiasi natura. Quindi ricordo che ne vidi anche uno attinente a questo soltanto, cioè alla comunità, soltanto che non ricordo il nome. Qual è il tuo meme preferito fino ad ora? Raga, ce ne sono tanti, però non so perché quello che ha più impresso è quello della spugnetta. Ieri ti ho inviato una lettera, spero che ti arrivi e che tu... Certo, raga, che le leggo. Io la cosa che faccio prima di andare a dormire, apro una lettera e le leggo, certo. Chiaramente poche alla volta. All'inizio ne leggevo un bel po', adesso ovviamente do più tempo, mi dedico di più ad ogni lettera. Così me le ricordo tutte, quando ovviamente la maggior parte. Cioè voi scrivete delle cose che ve lo giuro
perché sono private, perché altrimenti ve le leggerei, ma aprite dei mondi e aprite delle emozioni, cioè fate vivere delle emozioni interne assurde, anche perché poi mi fate ricordare anche delle cose delle cose che è bello leggere ciò che hai trascorso, cioè hai passato anche tu. Raga, io penso che siamo arrivate. Vi lascio. Ci vediamo. Ci vediamo alla prossima diretta. Questo cane che continua a leccarmi, che bello. Oh. Se avrò una figlia femmina si chiamerà come te. Raga, ma lo sapete che è da quando ho vinto Miss Italia che mi contattano persone e mi dicono che hanno messo come nome alle loro figlie Zeudi, come il mio, ma è una cosa bellissima. Infatti io poi le inizio a seguire alcune e vedo che queste bimbe crescono e si chiamano come me. Sì, raga, l'ho visto Orange is the New Black. Raga, che bello. È stato bello stare con voi, vi ho dedicato più tempo anche rispetto all'altra volta. E la prossima volta faremo sicuramente qualcosa di più simpatico e diverso, dai. Grazie mille a tutti voi che mi avete seguito, vi amo tantissimo e in questi giorni cercherò di essere ancora più social, dai, va bene?